Ecco la canotta terminata e vaporizzata, è una canotta, come dicevo, tipicamente estiva, molto fresca, molto leggera, soprattutto grazie al filato utilizzato. Mi spiace che dal video non si possa vedere il colore, ma è un bellissimo azzurro celeste che va verso il Tiffany. È un punto semplicissimo, sono maglie alte doppie con questa parte inferiore un po' a colonne. La particolarità di questa chiusura che ho voluto realizzare perché al suo interno abbiamo la chiusura con le ciappe e all'esterno ho preferito non mettere i soliti bottoncini ma questi punti luce messi un po' così per darle giusto un qualcosa di diverso. Semplicissimo anche il bordo sul davanti e nella parte inferiore, la spallina larga, appunto per mantenerla su, o purtroppo sul manichino è grande, è una taglia grande, però vi faccio vedere anche il retro. Qui abbiamo lavorato anche sulla parte estrema del retro lo stesso bordino della parte inferiore. È una casacchina larga, comoda e fresca. Spero che vi piaccia, fatemi sapere, ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie. Per la realizzazione di questa canotta molto leggera, proprio tipicamente estiva, io ho utilizzato il filato portofino della Mistricò. È un 100% cotone Macò Egitto, quindi è un cotone molto pregiato. 50 grammi sono 35 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del numero del 3 e del 3,5. Io utilizzerò l'uncinetto del numero 3. Questo cotone è veramente molto bello, ha questo, questa luce che è tipica del cotone Macò, appunto perché è un cotone pregiato, e ha un'ottima resa. E un'altra caratteristica di questo cotone è appunto la sua leggerezza. Può essere utilizzato per le canotte, per vestiti, ma anche per i bambini, appunto perché è fresco e più lo si lava e più acquista quella sua particolarità. Questa canotta che andiamo a realizzare è una taglia 48-50. Il multiplo che io utilizzerò è il multiplo di 4. Bisogna iniziare con la circonferenza seno, quindi io inizio con una circonferenza seno di 100 cm che equivalgono a 220 catenelle. Adesso andiamo a vedere come si realizza. Ho avviato le mie 180 catenelle, adesso partendo dall'uncinetto lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, filo sull'uncinetto nella stessa catenella di base, mi vado a lavorare una seconda maglia alta doppia e lavoro poi una terza maglia alta doppia sempre nella stessa maglia di base. Poi salto 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3. Nella successiva lavoro nuovamente 3 maglie alte doppie. Una, 2 e 3. E lavorerò in questo modo per tutto il giro. 3 maglie alte doppie, saltiamo 3 catenelle di base, 3 maglie alte doppie nella catenella successiva. Termino il giro lavorando le ultime 3 maglie alte doppie sopra la nostra prima catenella. Quindi una, 2,
e 3 ed ho terminato il giro. Visto che adesso lavoriamo in giri di andata e di ritorno, io lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro e vado a lavorarmi sopra ogni maglia alta doppia del giro sottostante una maglia alta normale. Quindi vado sopra la seconda maglia alta doppia e lavoro la maglia alta, vado sopra la successiva e lavoro la maglia alta. Sopra ogni maglia alta doppia io lavorerò una maglia alta normale, così sino a raggiungere la fine del giro. Termino il giro lavorando l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta doppia del giro sottostante. Volto il lavoro con una maglia bassissima, vado sopra la seconda maglia alta, poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base lavoro altre 2 maglie alte doppie, 2 e 3. Quindi mi ritrovo nuovamente con 3 maglie alte doppie, doppio filo sull'uncinetto, salto 1, 2 maglie alte del giro sottostante, nella successiva lavoro nuovamente il gruppo di 3 maglie alte doppie, 1, 2 e 3. E così procedo per tutto il giro e per tutta la lunghezza necessaria. Infatti il disegno è su 2 giri. Un giro lavoreremo 3 maglie alte doppie saltando 2 maglie alte e andando nella successiva. Il giro di ritorno saranno tutte maglie alte normali sopra le maglie alte doppie del giro sottostante. Adesso vi faccio vedere. Una volta presa la circonferenza del seno, quindi la circonferenza del seno, dobbiamo lavorare per la sua altezza, quindi da sopra a sotto. In effetti non dobbiamo fare altro che lavorare una striscia rettangolare che prenda da sopra al seno fino a sotto al seno, lavorando sempre questi 2 giri. Ci vediamo tra poco. Io ho raggiunto la mia lunghezza, allungo un attimo il filo perché adesso bisogna sistemare le parti. Prima di tutto dovete contare quanti motivi avete, poi per il sottobraccio quanti ve ne servono. Io ho calcolato che per il mio sottobraccio mi servono 6 motivi. Allora, ho contato i miei motivi, vi faccio vedere. Allora, ho contato i miei motivi, quindi ho 54 punti a V e li suddivido per il sottobraccio, ne metto 6, quindi 6 più 6, quindi 12 motivi già vanno via, quindi faccio 54 meno i 12 motivi per entrambi i lati e mi trovo 42 motivi. I 42 motivi li devo suddividere sul davanti e sul dietro, quindi li divido per 2 e do 21 motivi per il davanti e 21 motivi per il dietro. D'accordo?
Quindi cosa faccio? Mi vado a sistemare il lavoro. Quindi facendo un calcolo, nel caso vi doveste trovare un motivo in più, lo mettete per il dietro. Quindi bene o male, calcolando che per il sottobraccio mi servono i 6 motivi, quindi facendo più o meno la divisione ho messo 10 motivi su un davanti, ho messo un marcapunti, ho contato i 6 motivi per il mio sottobraccio. Voi dovete un po' più o meno misurarlo e quindi rendervi conto. Ho messo l'altro marcapunti, mi sono calcolata i motivi per il dietro, i 6 motivi per l'altro sottobraccio, ho messo marcapunti e marcapunti, e sul davanti mi trovo altri 10 motivi. Quindi sistemando la fascia in questo modo, faccio combaciare i marcapunti così e così. Ecco qui, questa è la parte superiore. Infatti vedete che a me risulta un motivo in più e l'ho messo sul dietro. Adesso, riprendendo la lavorazione senza staccare il filo su di un lato, lavorando sempre in giri di andata e di ritorno, mi vado a lavorare tutte maglie basse. Quindi lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, poi vado al centro della maglia alta e mi lavoro una maglia bassa, vado dove abbiamo l'inizio e la fine delle maglie alte, mi lavoro nuovamente maglia bassa, al centro della maglia alta seguente lavoro un'altra maglia bassa, vado giù, altra maglia bassa e continuo così sino a raggiungere la fine del giro. Ho lavorato l'ultima maglia bassa del giro, adesso lavoro una catenella e volto il lavoro e vado a lavorarmi maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Quindi maglia bassa sopra la prima maglia bassa sopra la seconda maglia bassa, così sino a terminare il giro. In tutto vi dovete trovare 6 giri di maglie basse perché dobbiamo fare una sorta di, di bordino. Poi staccate il filo e allo stesso modo lavorate l'altro lato. Ci vediamo tra poco. Io ho terminato anche la mia seconda parte di bordura, taglio il filo e tiro. Adesso vi faccio vedere come andrà messo, perché poi dovremo accavallare le due parti, ok? Adesso prendiamo il dietro, quindi andiamo sul dietro dove noi abbiamo i nostri marcapunti, qui e qui, d'accordo? Quindi andiamo ad inserire nuovamente il filo sopra la maglia alta dopo il marcapunti qui. Inserisco il filo, siccome devo riprendere la lavorazione secondo disegno, lavoro una catenella per fermare bene il filo, poi vado con una maglia bassissima sopra la seconda maglia alta e mi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro la seconda maglia alta doppia e la terza maglia alta doppia
e riprendo la lavorazione del disegno, quindi doppio filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie alte normali, vado sopra la terza e mi lavoro le 3 maglie alte doppie, una, 2 e 3, e ripeto la lavorazione sempre in giri di andata e ritorno da questo marcapunti qui, quindi dalla maglia alta dopo il marcapunti, sino alla fine del giro dove ci fermeremo alla maglia alta prima del marcapunti. Lavoriamo in giri di andata e di ritorno per 6 giri, quindi in effetti vi dovreste trovare con 1, 2 e 3 gruppi di maglie alte doppie, quindi dovete lavorare 6 giri e poi vi fermate. A dopo. Io ho terminato i miei 6 giri, volto il lavoro, con una maglia bassissima raggiungo la seconda maglia alta e lavoro come da disegno, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia e altri 2 maglie alte doppie nella stessa maglia di base, 2, 3, doppio filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado nella successiva, mi lavoro un nuovo gruppo di 3 maglie alte doppie, una, 2, 3, poi lavoro i successivi 2 gruppi di 3 maglie alte doppie. Ho lavorato i 4 gruppi di 3 maglie alte doppie, volto il lavoro, lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e proseguo come da disegno. In questo modo io lavorerò la spallina, quindi dobbiamo arrivare sino a raggiungere l'altezza delle nostre spalle, sempre lavorando in giri di andata e di ritorno. Raggiunta l'altezza della spalla, chiudo, taglio il filo ed estraggo il filo. Adesso allo stesso modo lavorate l'altro lato, attaccate il filo qui e lavorate i 4 gruppi di 3 maglie doppie. Adesso allo stesso modo lavoriamo la parte davanti, dobbiamo lavorare i 4 gruppi di 3 maglie alte doppie sino a raggiungere l'altezza della spalla, quindi sopra il primo gruppo delle maglie alte doppie, qui sopra la maglia alta inseriamo l'uncinetto, estraiamo il filo, con una maglia bassissima vado sopra la seconda maglia alta e procedo con il disegno, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia e dobbiamo lavorare altre 2 maglie alte doppie nella stessa maglia di base, quindi 2 e 3, doppio filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado nella successiva e mi lavoro un nuovo gruppo, 2 e 3. Procedo così fino all'ultimo gruppo e poi proseguo dritto come abbiamo fatto per il dietro sino a raggiungere la stessa altezza. Allo stesso modo lavorate la parte opposta.
Io ho raggiunto l'altezza anche della mia bretella dalla parte davanti, adesso giro il lavoro sul rovescio, faccio combaciare le due metà ed inizio a cucire. Quindi inserisco l'uncinetto nella maglia alta della parte opposta e cucio a maglia bassissima. Quindi estraggo il filo e lo passo, poi stringiamo le parti, poi vado nella maglia accanto, inserisco l'uncinetto, la sovrappongo alla maglia opposta, estraggo il filo e lavoro la maglia bassissima e procedo così per tutta la lunghezza. Inserisco l'uncinetto in una maglia, vado nella maglia opposta, estraggo il filo e passo, e così lavoro per tutta la lunghezza. Vi faccio vedere come viene il lavoro perché già ho lavorato la parte opposta. Una volta terminata la cucitura mettiamo sul davanti, quindi continuate a cucire, lavorate anche l'altra metà, ci vediamo tra poco. Ho terminato in entrambe le spalline, le ho cucite. Adesso sovrapponete per bene il bordino di maglie basse che abbiamo lavorato, lo sovrapponete perfettamente, appuntate la parte superiore e la parte inferiore perché poi metteremo delle ciappe e dei finti bottoni sopra. Adesso voltiamo il lavoro ed inseriamo l'uncinetto alla base dei tre punti alti doppi lavorati, quindi sulla seconda maglia alta doppia. Inserite l'uncinetto e iniziamo la lavorazione. Quindi estraggo l'uncinetto, mi lavoro una, due, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia e lavoro altre 2 maglie alte doppie sempre nella stessa maglia di base, quindi 2 e 3. Poi doppio filo sull'uncinetto, vado al centro del bordino lavorato, inserisco l'uncinetto prendendo entrambe le parti, estraggo il filo e lavoro nuovamente 3 maglie alte doppie, quindi una, 2, sempre prendendo entrambe le parti, doppio filo sull'uncinetto e lavoriamo la terza maglia alta doppia. Poi andiamo a lavorare le 3 maglie alte doppie, quindi doppio filo sull'uncinetto sopra la seconda maglia alta doppia del lavoro sotto, quindi una, 2 e 3. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle, vado sopra la seconda maglia alta doppia accanto e mi lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto e mi vado nuovamente a lavorare un gruppo di 3 maglie alte doppie sopra la seconda maglia alta doppia che ci troviamo, quindi una,
2 e 3. Lavoro altri due gruppi di 3 maglie alte doppie, sempre sopra la seconda maglia alta doppia che ci troviamo, una, due e 3. Lavoriamo il terzo gruppo, una maglia alta doppia, la seconda, e la terza. Poi lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa sopra la seconda maglia alta doppia del gruppo successivo, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e proseguiamo lavorando i successivi 3 gruppi e dobbiamo lavorare in questo modo sino a terminare il giro. Ho quasi terminato il mio giro, lavoro le ultime 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa sopra la seconda maglia alta doppia del giro sottostante, 1, 2, 3 catenelle, chiudo con una maglia bassissima sopra la prima catenella dell'inizio del giro ed ho terminato il primo giro. Adesso con una maglia bassissima vado sopra la seconda maglia alta doppia e lavoro nuovamente 3 maglie alte doppie, quindi 1, 2, 3, 4, lavoro la seconda maglia alta doppia e lavoro la terza maglia alta doppia. Doppio filo sull'uncinetto, vado nuovamente sulla seconda maglia alta doppia e lavoro 3 maglie alte doppie, quindi una, 2, 2 e 3. Doppio filo sull'uncinetto, vado sulla seconda maglia alta doppia del terzo gruppo e lavoro nuovamente le 3 maglie alte doppie, quindi una, 2 e 3. Poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo arco di 3 catenelle del giro sottostante e lavoro la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, vado nel secondo arco di 3 catenelle del giro sottostante e lavoro la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto e ripeto sopra la seconda maglia alta doppia del giro sottostante lavoro i gruppi di 3 maglie alte doppie, quindi una, 2 e 3. E ripeto così per tutto il giro. Sopra la seconda maglia alta doppia del giro sottostante mi lavoro i gruppi di 3 maglie alte doppie, poi lavoro 3 catenelle, maglia bassa nel primo arco di 3 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nel secondo arco di 3 catenelle, 3 catenelle, riprendo il gruppo di 3 maglie alte doppie sopra la seconda maglia alta doppia del giro sottostante, così sino a terminare il giro. Termino il giro lavorando le ultime 3 catenelle e chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta doppia.
Con una maglia bassissima vado sopra la seconda maglia alta doppia e lavoro nuovamente il gruppo di 3 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia e ne lavoro altre 2, 2 e 3. Doppio filo sull'uncinetto, vado sulla seconda maglia alta doppia del secondo gruppo e lavoro nuovamente le 3 maglie alte doppie, quindi una, 2 e 3. Vado sul terzo gruppo e sulla seconda maglia alta e lavoro altre 3 maglie alte doppie, una, 2 e 3. Poi lavoro una, 2, 3, 4 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il primo arco di 3 catenelle, vado nel secondo arco di 3 catenelle e mi lavoro 7 maglie alte normali, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 4 catenelle, 1 2 3 4, doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la seconda maglia alta doppia e ripeto la lavorazione, una, 2 e 3 e procedo così per tutto il giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta doppia. Con una maglia bassissima vado sopra la seconda maglia alta doppia e mi lavoro le 3 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia, ne lavoro altre 2, 2 e 3. Doppio filo sull'uncinetto, vado sul secondo gruppo e sulla seconda maglia e ne lavoro altre 3, una, 2, 3. Vado sul terzo gruppo e sulla seconda maglia, lavoro nuovamente 3 maglie alte doppie, una, 2 e 3. Ed ho lavorato nuovamente i 3 gruppi di 3 maglie alte doppie, poi lavoro 1 2 3 catenelle, vado sul gruppo di 7 maglie alte e sopra la quarta maglia mi lavoro la maglia bassa, 1 2 3 catenelle e ricomincio come da disegno. Sopra la seconda maglia alta doppia mi lavoro le 3, quindi una, 2 e 3. In questo modo
procedo per tutto il giro e per i giri successivi, ripeto sempre dal primo giro, il secondo e il terzo giro, ripeto sempre questi 3 giri qui. Quindi adesso continuo sino a raggiungere la lunghezza che desideriamo. Io ho raggiunto la mia lunghezza, chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta doppia del giro. Adesso creo una sorta di bordino. Lavorerò una, due, 3, 4 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta doppia. Doppio filo dell'uncinetto, lavorerò una seconda maglia alta doppia nella stessa maglia di base, ma non la chiuderò. Non chiudo la seconda maglia alta doppia, lavorerò una terza maglia alta doppia, sempre nella stessa maglia di base, e mi trovo sull'uncinetto le 3 maglie alte doppie e le chiudo tutte insieme. Poi vado qui nello spazio tra i gruppi di maglie alte doppie e lavoro una maglia bassa. Poi lavoro nuovamente le 3 maglie alte doppie lavorate e non chiuse, poi chiuse insieme, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro una seconda maglia alta doppia nella stessa maglia di base e non la chiudo, lavoro la terza e poi chiudo le maglie insieme. Vado nello spazio accanto e lavoro la maglia bassa. Ripeto nuovamente 1, 2, 3, 4 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, lavoro una seconda maglia alta doppia e non la chiudo, lavoro una terza maglia alta doppia e chiudo le maglie insieme. Adesso lavoro qui la maglia bassa nella maglia alta, nella terza maglia alta doppia del giro precedente. Qui mi lavoro una maglia bassa, poi ripeto 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base mi lavoro una seconda maglia alta doppia, scusate, lavoro la seconda maglia alta doppia e non la chiudo, lavoro la terza maglia alta doppia, poi chiudo le maglie insieme in questo modo. Adesso, visto che tra un lavoro e l'altro abbiamo diciamo queste punte che poi punte non sono, non mi piaceva che restassero a punte, quindi lavoro nuovamente 1, 2, 3, 4 catenelle, le 2 maglie alte doppie, lavorando sempre nella stessa maglia di base, quindi sarà la chiusura delle maglie sottostanti, la seconda maglia alta doppia e la terza maglia alta doppia, chiudo le maglie insieme in questo modo. Poi vado a lavorare la maglia bassa nella prima maglia alta doppia che ci troviamo.
e ripeto, lavoro nuovamente 1, 2, 3, 4 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base mi lavoro una seconda maglia alta, una terza maglia alta e chiudo le maglie alte doppie insieme e vado a lavorare la maglia bassa qui nello spazio, in questo modo, e lavoriamo così per tutto il giro. Quindi 3 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme nella stessa maglia di base, punto basso nello spazio tra i gruppi di maglie alte doppie del giro sottostante, poi lavoriamo l'ultima maglia bassa nella terza maglia alta doppia, scusatemi, del giro sottostante, poi lavoriamo 2 gruppi di 3 maglie alte doppie nella stessa maglia di base lavorate e poi chiuse insieme, e poi andiamo a chiudere con la maglia bassa nel giro nel gruppo successivo. Quindi questo è quello che ci viene qui al centro, dove abbiamo questo lavoro. Lo stesso bordo lo lavoriamo qui sul davanti, giusto qui come smerlo sul davanti e sul dietro, mentre le bretelle, le spalline, scusatemi, le lasciamo così al naturale, perché già durante la lavorazione è venuta una sorta di rifinitura. Sul davanti, qui come vi dicevo che non ho creato le asole, perché metterò le ciappe, metterò questi automatici lungo, li cucirò lungo la lunghezza, ne metterò 2 o 3 a seconda dell'esigenza, se piace più stretto o meno, e l'altra metà andrà cucita qui. Mi raccomando sempre di calcolare bene la distanza. Sul davanti, su questo piccolo bordino davanti, anziché mettere i soliti bottoni, creerò un gioco con questi punti luce che verranno cuciti a entrambi i lati, e creerò una sorta di disegno così a piacimento. Però voi, se volete, potete tranquillamente mettere dei bottoncini, quello che più vi piace. Adesso nascondiamo tutti i fili, terminiamo le bordure, una bella vaporizzata, e vediamo il lavoro terminato.